Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo nel mini autodromo G2 a Caserta. Siamo venuti qua per fare il campionato nazionale categoria elettrico. Purtroppo i partecipanti non sono molti, mi vedete con gli occhiali da sole perché ragazzi stanotte abbiamo fatto una mazzata. Siamo partiti alle 3 di notte per venire qua e fare oggi le prime 2 qualifiche più le varie manche di prove libere. La pista è una pista vecchio stile, quindi molto crestosa, molto polverosa e richiede un setup al quale non siamo abituati da tempo. Questa macchina la conosco poco, quindi dai, cerchiamo di fare il meglio possibile e di vedere che cosa ci riserva la giornata. Anche il disegno della pista ragazzi è veramente ben fatto, con diversi lanci, doppi salti, panettoni, tabletop e chi più ne ha più ne metta, e metterà a dura prova la guida dei piloti. Meccanico d'eccezione a questa gara ragazzi abbiamo il nostro Turini, forse ve lo ricordate che è venuto con me in Germania a fare le prove per il campionato europeo over 40. Quindi vediamo, oggi abbiamo 5 manche libere, 2 di reseeding e 2 qualifiche. Vediamo che cosa ci riserva la giornata e cerchiamo di dare il nostro meglio. Purtroppo ragazzi, come ho detto, la quota di partecipazione è stata veramente bassa. Questo deve far riflettere, deve far pensare, perché chiaramente organizzare gare in novembre qua al sud, dove magari c'è meno base per la categoria elettrico, come sappiamo la maggior parte dei piloti sono al nord, sicuramente potrebbe non essere stata la scelta migliore. Vediamo in futuro di riuscire a dare tutti del nostro meglio per far crescere i numeri della nostra associazione e anche per aiutarli a fare magari le scelte più giuste. Vediamo. Prove libere terminate ragazzi, ci troviamo in posizione 8, non buono, non riesco a trovare feeling con la macchina, non faccio tantissimi errori, però sono molto lento ragazzi. Ho sicuramente lo stesso setup di Buggylandia riportato qua sull'elettrico e probabilmente qualcosa devo cambiare. Vediamo un po'. Adesso abbiamo 2 manche di reseeding. Giornata in pista terminata ragazzi, come vedete abbiamo finito con le luci artificiali e infatti hanno ridotto il programma di gara a una sola qualifica nella giornata di oggi invece di 2. Nel reseeding avevamo chiuso in P7, ero preoccupato ma contento allo stesso tempo. Perché contento? Perché facevamo pochi errori, quindi avevamo un buon passo, però sinceramente a livello di velocità siamo lenti. Ho dovuto nella prima manche puntare tutto sul non sbagliare e ha funzionato perché abbiamo portato a casa una P4 ragazzi, quindi dai, va bene, non va bene come velocità ma va bene come passo e come sicurezza in pista, quindi la macchina sinceramente non ha niente di sbagliato, si guida abbastanza bene, però non fa i tempi. Quindi quando è così di solito o sono i differenziali o sono le gomme. I differenziali abbiamo provato a ammorbidirli anche a step by step, quindi prima il posteriore, poi il centrale, poi l'anteriore, non ha funzionato e quindi saranno le gomme quasi sicuramente. Domani proveremo a salire un po' di mescola perché tante volte in questi terreni polverosi dove c'è problemi diciamo di grip, sembra paradossale ma una gomma più dura tiene di più rispetto a una gomma più morbida e soprattutto ha più trazione perché va a lavorare il pin invece della mescola. Quindi domani saliremo di 2 mescole e vediamo cosa succede. Buongiorno a tutti ragazzi, è domenica, siamo sicuramente più riposati. Ieri sera poi abbiamo fatto una cena in un piccolo ristorante esattamente sotto l'albergo e niente, siamo andati a letto perché eravamo veramente stanchissimi. Stamani abbiamo in programma le ultime 3 qualifiche e
le 3 finali. La pista sembra leggermente più umida di ieri, la temperatura è molto più bassa, sensibilmente più bassa. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Adesso ragazzi, per ammazzare un po' il tempo vi porto a fare un bel pit walk. Che cosa ne pensate? Qualifica 1 terminata, stamani sensibilmente peggio. Avevamo provato le gomme di una mescola più dura, quindi le soft, ma non sono andate bene. Ho fatto diversi secondi peggio di ieri, esattamente 7, e ho fatto anche un errore non grave perché sono tornato sulle ruote. Quindi niente, dobbiamo valutare bene cosa fare perché c'era l'incognita della temperatura. Ieri era molto più caldo e quindi vediamo. Adesso sembra che il sole stia già venendo fuori, quindi dobbiamo capire. Qualifica 3 terminata, ancora una volta siamo stati lenti, abbiamo anche fatto qualche piccola incertezza, ho dovuto far passare degli altri piloti più veloci e quindi purtroppo ragazzi di nuovo P7. Sarebbe stata difficilmente migliorabile questa qualifica, perché anche avessi fatto tutto perfetto non ho il passo per fare meglio. Purtroppo sto cercando di lavorare sulla macchina, adesso proverò anche i bracci più morbidi, vediamo che cosa succede e niente, sto cercando di seguire l'evoluzione della pista e anche con le gomme siamo andati sempre a indurire di mescola, probabilmente non è la scelta corretta e adesso tornerò di nuovo alle soft per l'ultima qualifica. Qualifiche terminate ragazzi, P7 anche in questa qualifica, quindi abbiamo 3 P7 e una P4 di ieri e con questi risultati mi qualifico in 7ª posizione assoluta. Anche stavolta guidando la macchina con i bracci più morbidi e con le soft sembrava molto meglio, sembrava molto più performante, però in realtà i tempi erano praticamente gli stessi, soltanto più semplice da guidare. Vediamo adesso per la prima finale, probabilmente ammorbidiremo il differenziale anteriore portandolo a 20.000 e vediamo se stiamo percorrendo la strada giusta. Vedete ragazzi quanto è crestata la pista, un terreno veramente difficile perché le velocità sono alte, quindi oltre ad avere creste abbiamo anche alte velocità di percorrenza, quindi ragazzi è molto difficile riuscire a essere costanti e a prendere i punti di corda delle varie curve alla giusta velocità senza incorrere in errori. Siamo vicini, ultimo giro.
Prima finale terminata ragazzi, troppi errori, avevo fatto alcune modifiche alla macchina ma sinceramente avevano peggiorato la situazione, quindi abbiamo chiuso in P8, bene ma non benissimo, perché gli errori non ci dovevano essere. Senza gli errori probabilmente una o due posizioni meglio potevamo farle in questa finale, però niente. Adesso modificheremo ancora la macchina, cercheremo di semplificarla un po', visto che ho fatto errori, regola la macchina troppo difficile, e vediamo nella finale 2. Finale 2 ragazzi, sono partito con 2 giri di ritardo perché purtroppo mentre stavamo facendo il test batterie mi sono accorto, anzi il mio meccanico si è accorto che praticamente il cavo del positivo stava attaccato praticamente con 2 microfili dorati su 1000 che ci sono all'interno di un cavo, e quindi abbiamo dovuto risaldare il connettore. Tempo di far scaldare il saldatore e di fare la saldatura, purtroppo siamo partiti con 2 giri di ritardo, e successivamente dopo 6 minuti la macchina non era neanche un granché, quindi ho deciso di fermarmi per non ostacolare gli altri piloti, ecco. Faremo ancora modifiche per la terza finale e vediamo che cosa succede. Terza finale terminata ragazzi, probabilmente la peggiore. Avevamo la macchina sì facile stavolta, ciò nonostante ho fatto 3 errori ugualmente, ma non erano errori dovuti alla macchina, purtroppo ho sbagliato io, sono arrivato corto in un paio di salti e mi sono ribaltato, più altri errori sempre diciamo per causa mia, e niente, questa è stata la peggiore finale, non andavamo veramente per niente, macchina sì facile ma poco performante. Quindi chiudiamo in 8ª posizione e con un 7º e un 8º chiudiamo il nostro campionato nazionale elettrico in 8ª posizione. Che dire, secondo la mia opinione si poteva fare meglio, soprattutto non tanto per quanto riguarda la posizione, perché comunque tutti i presenti nella Pro erano i più bravi, secondo me, mancava soltanto forse Ricky Berton. E il problema è che non siamo stati competitivi, ecco, questo è il vero problema, non siamo stati competitivi. Quindi sull'elettrico purtroppo c'è da lavorare, e io non la uso mai, avevo fatto soltanto un test quest'anno a Palazzolo qualche settimana fa e purtroppo niente, è andata così. Quindi noi ragazzi, quando ci vediamo nel prossimo video. Ciao!